tutorial di oggi realizzeremo insieme alcuni accessori di uncinetto in un clic e in particolare le fascette che sono sulle nostre bambole. Allora, potete vederle qui in primo piano dalla cartina. Allora, si tratta di due tipologie di fascette. Allora, queste fascette piatte, diciamo, che possono essere o in monocolore o anche versione bicolore, e poi queste altre fascette che hanno esattamente la stessa base di quelle piatte, solo che alla fine sono lavorate in maniera tale da ottenere, vedete, questo nodo sulla parte sopra. Allora, vedrete dal tutorial che realizzarle è semplicissimo e vi basta anche pochissimo materiale, cioè del cotone, per esempio di quello avanzato per fare i modellini coordinati con le fascette, un ago da lana e l'uncinetto. Ecco, vedete, la misura utilizzata è il 2,5. Prima di lasciarvi al tutorial, volevo ricordarvi che Uncinetto in un clic ha anche altri accessori. I tutorial li potete trovare sempre sul canale YouTube. In particolare, vedete queste graziose borsette, borsette a mano, a spalla o anche a secchiello, i vari modelli, insomma, che potete anche coordinare alle fascette. Tutti i link dei tutorial, dei modelli indossati dalle bambole, degli accessori che vedete in questa immagine li potrete trovare nel link sotto la descrizione di questo video. Buon lavoro! Allora, lo schema per fare queste tre tipologie di fascette è molto simile. Io voglio illustrarvelo facendovi vedere quello che ho fatto portandomi avanti per realizzare le due tipologie di fascette in monocolore. Questa con il nodo centrale e quest'altra piatta. Allora, si tratta in entrambi i casi di avviare delle catenelle in numero differente per le due tipologie. Allora, qui avvierò 5 catenelle, qui ne avvierò 8. Quindi vedete voi, a seconda della tipologia che volete fare, 5 e 8. E poi si tratterà di andare avanti alternando giri, sono tutti giri di maglie basse, giri di maglie basse normali a maglie basse in rilievo, per ottenere appunto questa fila di righe. Allora, che differenza c'è ulteriore tra quella piatta e quella col nodo? Allora, oltre al numero di maglie di base, che chiaramente sono maggiori in questo caso perché io ho bisogno poi di fare il nodo e quindi devo calcolare più maglie, allora c'è anche una differenza nel numero di giri totale, perché qui mi basta arrivare a 11 righe, qui invece vi consiglio di arrivare a 13. Allora, poi vi farei anche notare questo, che il filo di avvio delle catenelle del lavoro viene lasciato volutamente lungo, perché poi vedete adesso io l'ho inserito su questo ago da lana, ago grosso, e viene poi utilizzato anche per concludere il lavoro. Ecco, in particolar modo è molto utile anche un po' per cucire. Vi farò vedere come. Qui ho terminato la fascia col nodo, ecco, per cucire sul rovescio del lavoro questo nodo. Allora, comunque, vedremo passo passo come realizzare le tipologie di fascette facendo insieme quella piatta bicolore. Ripeto, è una scelta, ma le indicazioni valgono per tutti i tipi di fascette.
Allora, innanzitutto avvio il lavoro, faccio il mio cappietto e poi metto su il numero di catenelle che occorre. Abbiamo detto 5 oppure 8. Io nel mio caso sono 3, 4 e 5 e mi fermo. Dobbiamo poi fare, avviata la base del lavoro, 2 giri di maglie basse normali. Quindi, ad ogni giro noi tiriamo su di ulteriori 2 catenelle il lavoro. Queste 2 catenelle sostituiscono la prima maglia bassa che cade nella terzultima, entro nella quartultima e vado a fare, ecco, ed è da lì che riprendo a fare le altre maglie basse. Arrivo fino in fondo. In questo caso avrò lavorato 5 maglie basse, però dipende, no? Da quale tipo state facendo, potete anche trovarne a fare 8. Comunque, primo giro fatto, tiro su il lavoro di 2 catenelle, lo giro, le 2 catenelle sono la prima maglia bassa che cade su questo punto, vado quindi nel secondo e procedo per fare anche il secondo giro, ecco, scusate, di maglie basse. Ecco qui i miei 2 giri di maglie basse. Allora, a partire dal terzo giro io andrò a fare maglie basse in costa dietro. Allora, visto che io devo fare la fascia bicolore, è questo il momento in cui io prendo il filo di un altro colore. Se invece fate le 2 tipologie di fasce monocolore, è ovvio, rimanete a lavorare con questo filo. Ecco, poi scusate, io all'inizio non vi avevo ricordato di lasciare il filo di avvio lungo per poter poi usarlo per la cucitura finale, cosa che vi avevo accennato facendovi vedere il lavoro già eseguito. Allora andiamo avanti, io come vi dicevo ho preso il filo dell'altro colore, lo carico sull'uncinetto, eseguo un primo punto e un secondo e ho in questo modo fatto le mie 2 catenelle per iniziare il lavoro, cioè tirare su il lavoro. Allora giro poi il lavoro in questo modo e questa parte del lavoro noi la considereremo d'ora in avanti il nostro dritto. Allora, qui su questa parte realizzerò quelle bande di maglie in rilievo. Allora, devo lavorare in costa dietro. Lavorare in costa dietro, per chi ha seguito i miei tutorial precedenti lo sa bene, significa andare a prendere, vedete, se queste sono le 2 maglie di ciascuna catenella base, allora io vado a prendere quella dietro, soltanto quella, in maniera tale da lasciare in rilievo quella davanti. Allora vediamo, noi in pratica abbiamo fatto la nostra prima maglia e che cade su questa maglia in rilievo qua. Quindi adesso io devo entrare nella seconda maglia in rilievo ed eseguire la seconda maglia bassa e poi vado avanti. 3, allora, ecco, attenzione quando arrivate all'ultima maglia, qualunque essa sia,
cioè la quinta o l'ottava, perché il punto lo trovate, ecco, vedrete che vi si mette, che riuscite a individuarlo, ma lo trovate esattamente sotto qui. Ok, fatta la nostra, il primo giro di maglie in costa dietro. Tiro su di 2 catenelle, giro il lavoro e adesso faccio il giro di, scusate, ecco qua, di maglie basse normali. Ecco, scusate perché io lavoro da sotto la telecamera, non so se ve l'ho mai detto e quindi a volte faccio un po' di fatica guardando nell'obiettivo. Comunque, sono arrivata anche in fondo a questo giro, allora che cosa si tratterà di fare d'ora in avanti? Allora, vi dicevo che si tratta di alternare giri di maglie basse in costa dietro a maglie basse normali. Allora, le maglie basse in costa dietro le andiamo a realizzare, ecco, tenete presente questo suggerimento importante. Tutte le volte che vi trovate qui sul dritto del lavoro, sapete che dovete andare a lavorare le maglie in costa dietro. Quando invece vi trovate da questa parte, dovete lavorare maglie normali. Allora è chiaro che se io sono arrivata alla fine, devo alzare il lavoro e tornare indietro, mi troverò a lavorare sul dritto. In questo caso, tra l'altro, se lavoro in monocolore, continuo con lo stesso filo. Io qui ho voluto fare questa cosa di lavorare in bicolore, quindi riprendo, ce l'ho proprio qui, il filo dell'altro colore, tiro su il lavoro di 2, 1 e 2 catenelle, ecco qui, giro il lavoro, questa è la mia prima maglia, devo lavorare in rilievo perché sono sul dritto, quindi avrò, diciamo, lavorato questo punto, entro nel secondo, in costa dietro e vado avanti fino a completare il giro. Ecco, prendo l'ultimo, scusatemi, vedete qui. E poi con lo stesso filo 1, 2, prima maglia bassa del giro successivo, sono sul rovescio, maglie basse normali e vado avanti. No? Ok, chiaramente poi rifaccio un'altra coppia di giri con voi, ecco, e poi vi lascio lavorare seguendo le istruzioni, penso che siano ormai chiare, quindi quando si cambia filo faccio le mie 2 catenelle, giro, sono sul dritto, quindi maglia in rilievo, prima catenella lavorata, entro nella seconda e vado avanti, 3,
poi torno indietro sul rovescio del lavoro e faccio il secondo giro che è di maglie basse normali. Ok, allora io allora direi che adesso potete andare avanti anche voi, sia che stiate facendo in monocolore che bicolore. Allora, l'unica cosa è che dovete terminare quando, se volete fare la fascetta piatta, come già vi dicevo, dovete fermarvi quando avete ottenuto una, due, noi ne abbiamo già fatto 3, dovete arrivare a 11 righe, terminando esattamente così, cioè dopo aver fatto un giro di maglie basse normali. Se invece volete fare la fasciona con il nodo centrale, allora calcolate 2 strisce in più, ok? E terminate ovviamente sempre con il giro di maglie basse normali. Allora ci troviamo quando abbiamo terminato questa riga di linee. Allora, sono arrivata al termine, ho ottenuto le mie 11 righe di maglia in rilievo intendo. Allora, se state lavorando in monocolore, in pratica è qui che potete tagliare il filo e chiudere il lavoro. Allora, qua per la fascia piatta sono arrivata esattamente a questo punto, 11 righe, per quella un po' più larga che serve per creare il nodo sono arrivata invece a 13. Allora, e questo è il momento per tagliare il filo e chiudere il lavoro. Invece vi farò vedere poi come rifinirlo. Se invece state lavorando con me in bicolore, dobbiamo fare ancora un ulteriore passaggio, cioè praticamente fare un giro di maglie basse su questo lato, vedete, dove sono visibili i fili del cambio di colore, fare appunto questo giro di maglie basse per rifinire bene questo lato. Adesso vi faccio vedere come. Allora, quindi mettiamo un attimo in sospeso questo lavoro che riprenderemo sicuramente, finiremo insieme dopo. Andiamo avanti con questo, portiamo a termine questo innanzitutto. Allora, io per prima cosa taglio questo filo perché vedrete non mi serve ancora. Allora, finisco infatti tutto il lavoro con il filo di partenza che vado a caricare sull'uncinetto e faccio un ulteriore punto. Allora, dopodiché guardate, prendo l'altra estremità del lavoro, in pratica vado ad inserirmi qui su questo punto e chiudo qui il lavoro. Chiudo eseguendo una maglia bassissima. Bene. Allora, perché io ho fatto questo? Questa è stata una manovra utile per poter trovarmi esattamente sul punto e nella direzione che è questa corretta per fare quel giro di rifinitura di cui vi parlavo. Sono maglie basse, quindi tiro su il lavoro di 2 catenelle e poi vado, guardate, a infilarmi in tutti i punti disponibili e a lavorare delle maglie basse. In pratica devo fare in maniera tale
da coprire bene tutti quanti i fili. Ecco, in questo modo qua. Allora voi andate avanti e cercate di mettervi dove trovate spazio. In sostanza dovete andare sotto i vari fili di passaggio e coprirli con questa serie di maglie basse. Ecco, quando arrivate da questa parte, fate l'ultima maglia bassa, la unite alla prima con una maglia bassissima e lì potete chiudere il lavoro. Ci troviamo a questo punto. Ecco, vedete, sono arrivata, ho chiuso, ho realizzato la mia rifinitura. Adesso posso tagliare il filo e chiudere il lavoro. Allora, il lavoro all'uncinetto è terminato, io nel frattempo ho infilato qui su questo ago da lana il filo iniziale col quale poi termino, devo fare la cucitura, vediamo se riusciamo anche a sistemare contemporaneamente un po' di fili, allora faccio queste operazioni sul rovescio del lavoro. Allora, io ho messo il lavoro sul rovescio, allora devo cucire adesso queste due parti, no? Ne approfitterei per sistemare, come vi dicevo, i fili. Allora li faccio, cioè li tengo bene qui, lungo anche questo volendo, in qualche modo, lungo la cucitura, no? E poi ne approfitto e fisso tutto quanto. Ecco, vedete, li tengo così e poi con l'ago inizio a fare la mia cucitura includendo in sostanza, no? Oltre a cucire la spaccatura, includo i fili così almeno so che non si muovono. Ecco, andiamo avanti, io andrò avanti fino alla fine del lavoro, ecco perché sotto la telecamera faccio un po' fatica a vedere dove metto l'ago e ci troviamo alla fine quando possiamo poi tagliare tutto il filo in eccesso. Ecco, ho terminato la rifinitura, ho fissato bene i fili nell'interno, adesso posso praticamente tagliare tutte queste eccedenze e il lavoro per quel che riguarda la fascia piatta bicolore è terminato. Allora, giriamo il lavoro qui sul dritto, ecco qua, quindi poi vado a rifinire un po' meglio, anzi taglio subito. Ecco, fatto questo direi che abbiamo la nostra prima tipologia di fascia che è terminata. Allora, continuiamo anche con le altre due tipologie che avevamo lasciato in sospeso. Allora, questa è la più semplice, chiaramente. Allora, la più semplice perché, posto che noi abbiamo fatto le 11 righe, l'ultimo giro di maglie basse normali, allora si tratta, se eravate rimaste qua, di tagliare il filo e chiudere, infilare l'ago d'inizio, cioè il filo d'inizio, scusate, sul lago da lana, allora mettere il lavoro sul rovescio e fare la cucitura esattamente come fatto per l'altra fascetta, no? Sistemando anche questo filo. Ecco, fatto, tagliamo il filo, giriamo il lavoro sul dritto. Ecco qua. E anche quest'altra tipologia è stata eseguita in maniera conforme al modello di riferimento. Allora terminiamo con questa fascia che ha questo
nodo molto bello e davvero decorativo sul centro. Allora, riprendo in mano il lavoro come l'ho lasciato. Chiaramente qui si tratta di tagliare il filo e chiudere innanzitutto. E poi, questa è una cosa molto importante, non dimenticate di preparare il filo di inizio che avevate lasciato lungo, qui di infilarlo sul lago da lana, prima di proseguire. Allora, poi cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo mettere il lavoro così, esattamente come lo vedete, in pratica con il rovescio rivolto verso il basso. Prendiamo le due estremità e le avviciniamo in questo modo. Dopodiché, allora, vedete, alziamo e chiudiamo un po', ecco, chiudiamo così la prima, anche la seconda, avviciniamo le due parti e dobbiamo in pratica creare un incastro, diciamo proprio a sandwich tra le varie parti. Allora qua cercate di stare bene a filo. A filo intendo che dovete fare combaciare a incastro le parti, no? In maniera tale che però emergano tutte e siano ben visibili in superficie, che non ce ne sia una dentro che poi non prendete con l'ago. Allora rifacciamo questo passaggio. Allora, essendo la parte più critica, perché il nodo deve venire bene, io voglio ripetere. Allora, ero distesa così, prendo le due estremità, comincio ad avvicinarle e poi creo l'incastra. Ecco, vedete, questo tende ad andare dentro, non deve succedere. Porto tutto bene in che sia visibile. Allora, poi tengo ben fermo così. Vedete che nessuna delle parti scappi. Ho ripreso in mano ago e filo in pratica. Ecco. Devo andare a cucire ben stretto, ma la cosa importante è che in pratica, vedete, io mi tengo ben sotto perché devo prendere tutte e quattro le parti, ok? Questo è importante. Tutte e quattro devono essere chiuse molto bene, strette insieme tramite questa cucitura. Ecco, andate avanti così, sistemate magari un po' anche il filo che rimaneva, l'altro, e quando siete ben sicure di aver sigillato tutto bene, potete tagliare i fili. Allora, io ho chiuso bene da una parte all'altra e adesso possiamo andare a girare il lavoro e vedere come è venuto. Allora, vedete che girando, ecco, dovete svolgerlo bene da una parte e dall'altra, ecco, appare questo nodo, ok? Che è quello, questo, ecco, nei due colori è lo stesso che avevo ottenuto anche in questo caso con questa fascetta. Mi raccomando, dovete chiudere bene perché vedete poi qua quando date ad allargare potrebbe aprirsi, invece deve rimanere così. Ecco, quindi con queste altre due fascette
abbiamo terminato questo tutorial. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, come del resto anche gli altri. Ecco, chiaramente come sapete, Uncinetto in un click si occupa di fa tutorial per realizzare vestitini per bambole tipo Barbie, ma credo che queste fascette realizzate con più punti base, eccetera, eccetera, possano essere degli schemi utili anche per fare delle fascette per voi o per i vostri bambini. Ecco, spero che questi tutorial possano essere utili anche in questo senso, quindi vi do appuntamento anche ad altri analisi.